Salve a tutti, buonasera, buonasera. Buona luna nuova in Sagittario. Come sempre sono Shams dall'Egitto, come sapete. Ehm, Amo condividervi questi messaggi della luna. Mi piace un po' ultimamente cambiare il modo di comunicare, ehm e lasciare un po' che questa luna comunichi con noi, questa luna ci comunichi direttamente cosa ci vorrebbe dire in questo periodo. So che è un periodo molto potente e lo sento anche su di me. Questa è la mia luna, quindi la onoro lo stellium, il mio stellium in Sagittario da brava scorpioncina. Ehm, Ed è un periodo veramente che sento di dover onorare ciò che mi sta accadendo, ciò che sta arrivando nella mia vita, ehm, e quindi questo live anche lo dedico a questo momento, che ringrazio moltissimo di questa apertura, di questa nuova avventura che mi porta a scoprire proprio con questa luna nuova in Sagittario, e non a caso è la mia luna, e non a caso c'è anche la mia Venere, e non a caso c'è anche Mister Saturno, quindi mi chiede di riconoscere chi sono, no? Quindi onoro questo momento difficile, perché in questo momento ciò che ci serve è una grandissima centratura, proprio stare assolutamente centrati. E cosa ci chiede la verità. Ciao Eleonora, un bacio grande. La verità, di portare questa grande verità, quindi questa luna ci chiede di portare questa grandissima verità nelle nostre vite e di seguire quella verità, no, di lasciarci un poco accompagnare da tutto quello che sta accadendo. Quindi vorrei lasciare un po' parlare lei stasera, quello che ci vorrà comunicare, quello che ci vorrà dire. So che molti di voi, perché come sapete non le lune ultimamente non vogliono che fissi un orario, ma quando sono pronte decidono che vanno live, no, come vogliono loro. In fondo questa è una cosa che apprezzo e che rispetto, perché è giusto, come dico sempre, che c'è il momento giusto, ed è quello che dobbiamo riuscire a sentire ognuno di noi, il momento giusto in cui quel frutto può essere raccolto e quella strada può essere aperta, non la possiamo aprire prima perché non è ancora il momento di percorrerla. Quindi onoro questa luna, benvenuta Nimona, anche se arriverà perfettamente tra poco, ma si sente già molto potentemente e mi sta insegnando a stare centrata nonostante tutto stia cercando di portarmi fuori, ma focus in ciò che devo fare, in attesa e in centratura senza che nulla mi disturbi. Come quando iniziamo a fare delle meditazioni e incominciate a dire: "Ah, ma c'è quello che parla, la strada, il rumore, eccetera". No, bisogna stare dentro, in quel silenzio profondo che si radica dentro di noi e che ci fa essere quegli alberi meravigliosi che siamo, come vi dico sempre, in connessione tra cielo e terra. Quindi lasciamo che questa luna entri, benvenuta luna nuova in Sagittario, e vediamo quali sono i messaggi che ci vuole dire. Stasera è un pochino diversa delle altre volte la mia lettura, i miei messaggi, ma non dipendono da me. Sapete che io mi affido totalmente e credo totalmente in ciò che mi arriva. Ormai sono completamente affidata, chiamatemi come volete, mi hanno sempre chiamato visionaria e quindi amo ora chiamare visioni e messaggi per ognuno di noi. Questa luna ci dice che c'è ancora qualcosa
di vecchio che deve essere guardato, che deve essere visto, per riportare una grande riconnessione dentro di noi, per riconnettere ancora alcune parti e per comprendere il grande disegno, come se ci alzassimo dall'alto e vedessimo il grande disegno di ciò che si sta formando, per quello dobbiamo stare molto centrati. Una riconnessione con qualcosa che è successo forse nel nostro passato e forse anche nelle vite passate, ma che non è che ci deve portare indietro nel tempo, ma per portare una grande armonia in tutto quello che è la nostra vita, una grande riconnessione, per poter continuare quelle memorie che stanno ritornando dentro di noi e che fanno parte di noi, che ci servono in questa incarnazione, ci servono in questo momento della nostra vita. Come? Come li possiamo portare in armonia? Con un grande amore, affidandoci veramente all'amore, veramente. Lo dico sempre e lo so che sono diventata pedante e pesante, ma l'amore è una chiave potentissima, è l'unica chiave che potete girare per poter, ehm, ritornare tutto in per poter riportare tutto in armonia. Questo è assolutamente importantissimo. Quindi tramite un grande amore. L'amore che fa parte di noi, accogliendoci con amore, con delicatezza, in quelle parti veramente che riconosciamo che sono così fragili, che hanno così sofferto, che sono così arrabbiate e che adesso siamo veramente stanchi per tutto quello che abbiamo passato, no, questo anno. Ma perché? Perché c'è una nuova strada davanti a noi, una nuova strada che va percorsa. Quindi lasciamo che questa luna ci mostri qual è quella strada, lasciamo che ci indichi qual è la direzione, prendete in mano la vostra bussola e seguitela. Ciao Isa, benvenuta. Seguiamo questa indicazione che ci stanno portando veramente nella giusta direzione. E proprio vi richiesta una grandissima centratura, perché la nostra anima, la nostra direzione di vita, la nostra missione è proprio davanti a noi e se fate silenzio dentro di voi, se lasciate che quella luce possa entrare e avete proprio le vostre radici ben radicate sulla terra, allora lì possiamo veramente riuscire, senza voler mettere il nostro dito e volere che le cose vadano come noi vogliamo, ma lasciamoci liberi di poter essere. Allora sì, la strada potrà essere assolutamente armonica, dove noi potremo trovare veramente chi siamo, possiamo portare nella nostra vita quei doni che sono soltanto nostri, quei doni che ci appartengono e ritrovare veramente chi siamo, riconoscere, portare l'armonia in noi. Questa luna in Sagittario proprio dice la grande verità che è la tua. La grande verità riconoscendo chi sei, nonostante tutti possano dirti che non sei giusto, che non stai dicendo la verità, nonostante tutti possono cercare di zittirti, continua per la tua strada e lascia andare quel passato, non sentirti in colpa. I sensi di colpa non servono più, non ci servono più. Dobbiamo andare avanti e riportare veramente quelle belle basi affinché io possa veramente portare giù quella conoscenza che arriva e posso tirare quella freccia veramente in alto non perché io devo salire in alto, ma perché posso sognare in grande, perché quei sogni si possono avverare. Quindi io sono in grado di fare in modo che quei sogni possano veramente diventare realtà. Quindi questa luna in Sagittario ci accompagnerà proprio a scoprire tutto questo. Allora, un tips velocissimo per ogni segno, sono in ritardissimo ovviamente, Ariete, per l'Ariete, un messaggio per l'Ariete.
rimani veramente centrato e credi veramente assolutamente in ciò che hai intorno. Guardati intorno, perché intorno a te, Ariete, hai tutto ciò che ti serve. Non serve altro che quello che c'è, è a tua disposizione e non irrigiditi, smetti di essere rigido, cambia la visione di te stesso, perché stai veramente irrigidendoti per un non nulla, qualcosa che è vecchio, è passato e non ti serve più. E invece ascolta il messaggio della tua anima che sta parlando piano piano dentro di te e ti sta dando informazioni. Ascolta quelle informazioni e cerca di andare oltre. E porta quell'ordine, togliendoti quei veli e permettendoti veramente quel cambio che ti porterà esattamente su quella strada che è assolutamente la tua. Toro, saggi veloci catartici stasera, perché lui nel Sagittario vuole così stasera. Ah ah! Ma io caro Toro, c'è un cambio anche di un'attitudine che hai sessuale, c'è un cambio che ti richiede il coraggio di andare in contatto con qualcosa che è assolutamente molto intimo, che ha a che fare con le tue emozioni più profonde, coi tuoi bisogni, riconoscendoli e portando fuori, smettendo di tenerti in quella chiusura che hai, ma apri veramente, rompi quei cancelli, rompi quegli argini e lasciati libero di essere chi sei. Io caro Toro, c'è una nuova strada, ma questa nuova strada ti richiede il coraggio di guardarti e di toglierti quelle catene che hai al collo. Smetti di tenerti legato e affidati, perché c'è qualcosa che ti sta aspettando di veramente molto bello. C'è qualcosa che poi tra l'altro è qualcosa che la tua anima in fondo a te proprio vuole fare. C'è qualcosa che ti chiede perché ha voglia di fare. Quindi staccati, affidati e inizia a cercare qual è veramente la tua strada. Confessati qual è il punto di partenza da cui tu vuoi partire, dove tu possa vuoi tornare e hai tutto in mano e hai il profumo da poter mettere nella tua strada. Quindi permettiti veramente di poterti accompagnare e permettiti di guardarti veramente, semplicemente chi sei. Ciao Eva, benvenuta. Eccoci qua. Gemelli. Claudia, love, 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 love. Ricambio l'amore sempre, lo sai. Gemelli. La tua anima ti sta mostrando una strada che è pronta ed è giunto il momento forse di lasciare quell'ovile, di lasciare la vecchia casa di mamma, la vecchia casa che ti ha custodito fino a oggi. C'è bisogno di fare un cambiamento per poter veramente camminare dove devi andare. E veramente c'è una nuova visione, ti si apre davanti a una nuova visione, dove un grande perdono per te stesso viene fatto, un grande perdono anche per qualcuno della tua famiglia, un uomo, che ti ha, secondo te, ostacolato, ma era assolutamente giusto il compito che ha compiuto era assolutamente perfetto. Ora è il momento di perdonarsi, di perdonare e di andare veramente dove vuoi andare. E c'è un nuovo e così tu ti puoi permettere un nuovo inizio, qualcosa che inizia di nuovo e ti puoi permettere veramente di scegliere di fare quella creazione che è là davanti a te, che è pronta, e puoi anche permetterti di dire dei no. È il momento di dire no, non ci sto più. Io lo voglio fare
così, perché io lo sento così. Cancro, miei amati cancro, qui c'è proprio la responsabilità di chi siete, la responsabilità di voler fare le cose veramente in un altro modo. Quindi affidatevi e credete in voi veramente. E lo so che sarà un muovervi in un modo un pochino più rigido, ma anche molto regale. Ricordatevi che voi siete i principi della vostra vita, le principesse della vostra vita. Quindi agite e camminate e muovetevi in modo principesco. E questa strada vi chiede proprio di mollare tutto quello che è stato fino adesso, perché c'è veramente la vostra anima che vi sta indicando una nuova strada, una strada per andare oltre a tutto il resto. E credete in voi, è il momento di credere e avete davanti a voi una serie di strade aperte, potete scegliere la strada che volete, perché sarà sempre e comunque un successo, ricordatevi. Ricordatevi però di percorrerla con tanta armonia, tanta armonia. Leo, leoncini, leoncine. Leoncine, c'è una chiamata ed è ora veramente di fare quel cambio, è ora veramente di portare veramente quell'amore dentro di voi e guardate che non siete nel punto sbagliato, che voi vi criticate, non siete in un punto sbagliato, siete esattamente nel punto dove dovete essere. Quindi attenzione, guardate bene, attenzione. Guardate veramente molto bene. Incominciate a fare questa ricerca, ma la ricerca è trovo me stesso, trovo chi sono e ci sono tante strade, riporto veramente quell'ordine veramente che mi fa capire che sono nel punto giusto, che non sono assolutamente sbagliato. Allora mi permetto di essere chi sono, mi permetto di ammorbidirmi, mi permetto di portare tutto ciò che conosco e tutte le mie qualità, tutto ciò che mi piace, proprio con un grande amore, con quel perdono, con quell'amore che solo io posso darmi, solo io posso mettere quell'amore in quella strada. Leoni, se non mettete l'amore in quella strada, quella non saprete riconoscerla. Grazie, Vergine. E la Vergine deve proprio tagliare con tutte quelle credenze, con tutto ciò che la tiene prigioniera, si deve liberare per tornare che cosa? Al suo sentire, alla sua potere, al sentire che è giusta come è. E mie care vergini, voi avete veramente il potere nelle vostre mani perché sapete già perfettamente come dovete fare, dove dovete camminare e qual è la vostra strada. C'è soltanto da portare un perdono verso di voi perché vi massacrate sempre, tutte le volte, quindi basta massacrarsi, ma sappiate veramente chi siete e perché con questa strada vi si apre proprio il poter stare sotto la luce del sole. Sagittario vi vuole veri, il Sagittario vuole veramente che vi mostriate con una grande delicatezza, perché l'energia è morbida, l'energia è delicata, ricordatevi, e mostratevi veramente unendo quella grande conoscenza del vostro femminile con quel maschile che avete dentro. Portate quell'armonia affinché quella strada possa essere creata con una grande costruzione, con una grande base
per poter salire al cielo e poter fare esattamente ciò che è per voi. Libra, mie care Libra, che si lamentano perché non tiro fuori la carta jolly, ma è solo per la luna di questo momento. Allora, Libra, Libra, è ora che vi togliete quel velo, è ora che smettete di nascondervi ed è veramente ora che portiate veramente, andate dentro quel pozzo e tirate fuori quel diamante che è vostro. Il diamante è forever, per sempre. C'è un cambiamento però non verso gli altri, un cambiamento verso di voi, quindi vi vedrete veramente in una maniera completamente diversa e vi renderete conto che avete intorno a voi tutto ciò che vi serve e allora a quel punto capirete veramente che state guardando le situazioni da un punto di vista completamente sbagliato, da un'altra parte. Quindi portate ordine, portate armonia, armonia e liberatevi, affidatevi veramente Libra. Ve lo dico tutti i mesi, lo so, ma questo mese affidatevi alla grande verità che questo mese del Sagittario ci vuole portare. Scorpio, my sweet Scorpio. Scorpio, il coraggio di essere chi siete, il coraggio della vostra verità, il coraggio che nulla vi può spostare da quella strada, il coraggio di essere quelle regine che siete, il coraggio di portare quella vostra voce, quella vostra teoria dentro la vostra vita, mm? E di non farvi fermare da nessuno, di lasciare le persone lì, dire dei no e sapere dove volete arrivare. Con calma, non dovete pestare i piedi, dovete semplicemente andare veramente con il vostro ritmo e credere in voi. Ciao Paola, welcome, welcome. Eccoci qua. E togliete veramente scorpioni, è ora che mettete quella mano in fondo, vi fate aiutare dal vostro caro amico Pluto, il vostro caro amor Plutone, che vi consegnerà quello smeraldo da portare veramente nella vostra vita. È come se quello smeraldo possa fare partire quella macchina e la faccia andare veramente velocissima, con una grande armonia. Voi rimanete centrati tra cielo e terra e non preoccupatevi. E veramente anche per voi c'è una ricerca di qualcosa di nuovo, una ricerca di una nuova strada, dove veramente troverete e rimarrete stupiti di voi stessi, sapete perché? Rimarrete stupiti perché troverete veramente una forza, ma che sarà così semplice, così easy avere quella forza e non dovete forzare nulla, dovete semplicemente essere e con un grande sorriso, con una grandissima leggerezza, stare veramente in ciò che per voi è corretto e ciò che per voi è reale. Salve Alessandra, un abbraccio anche a te. Quindi Scorpio, leggerezza e realità e focus, 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 focus. E me lo direte il prossimo mese quando sarete stati stupiti. I miei amati Sagittario, vediamo un po' questa luna in Sagittario cosa porta. Miei cari Sagittario, per voi c'è il affrontare una persona che avete sempre pensato uomo, che avete sempre pensato che vi poteva mettere i bastoni fra le ruote. Invece questa volta lo potete affrontare, potete veramente finalmente togliere quel peso pesantissimo dalle vostre spalle, lasciarlo andare e andare oltre. E seguire la vostra verità, Sagittario, non fermatevi mai, mai, seguite con la vostra verità, credete in voi
e veramente pensate, guardatevi, siete nel punto giusto di ciò che dovete fare per iniziare una strada nuova, questa luna in Sagittario che inizia il nuovo percorso, è proprio per farvi trovare dove dovete andare e riconoscerete quanto siete in grado, quanto siete capaci di poter andare avanti. Semplicemente non dovete forzare nulla, lasciatevi per un attimo, fate un grande respiro e state tra cielo e terra, rimanete in connessione con il tutto e osservate cosa si sta formando e quello che si sta formando è esattamente dovuto al seguire veramente chi siete. Perché per il Sagittario, che è Luna in Sagittario, vediamo gli aiuti per il Sagittario solo vite Libra, solo per il Sagittario. E guarda un po'. Consul della Luna, no? Il tempo perfetto, il tempo divino. Questo è come se fosse proprio un contatto con il divino, questa Luna in Sagittario. Voi vi andate in contatto con il divino. Tempo perfetto del divino che vi arrivano i messaggi. Il tempo dei misteri, come se il vostro sangue potesse ribollire di misteri che tornano in contatto con voi e tornano a darvi quella grande conoscenza che Consu è il dio della luna, non a caso, Consu, dio della luna. Magia, 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 ho detto che ci sono magie, no? In questi giorni. Vediamo con le carte del Sole e della Luna qual è l'aiuto per il Sagittario. Là, Sagittario, qua ci sono molti messaggi. Allora, smettete di sentirvi gli orfani, non esiste più l'orfano, perché voi vi dovete accogliere, vi dovete amare follemente e voilà tutto. Meraviglia, proprio una grandissima riconnessione. Riaccendete quel coraggio, riaccendete quel fuoco che fa parte di voi, non lasciatelo mai spegnere, aprite una nuova visione su voi stessi, su tutto quello che avete intorno, Sagittario. E veramente, come ho detto prima, che io onoro questo momento perché onoro questa luna, onoro ciò che mi sta arrivando in questo momento. Onorate, Sagittari, onorate ciò che è intorno a voi, onorate ciò che avete perché non lo state prendendo in considerazione. Quindi molto importante, Sagittario, accoglietevi con un grande coraggio e accendete quel fuoco. Aprite una nuova visione, guardatevi intorno a 360 gradi e onorate tutto ciò che avete intorno a voi. Buon compleanno, Sagittari. Capricorno, ecco Isa, siamo arrivati. Capri, per Capricorno questa luna. Miei cari Capricorno, qui c'è bisogno proprio di mollare la presa, mollare la presa, ok? C'è bisogno di cambiare modo di guardare, c'è bisogno di cambiare visuale. Siete lì, vi state arrabbiando, vi state incaponendo e ogni momento è più pesante, proprio vi state appesantendo. Quindi alleggeritevi e lasciate andare. Lasciate fare all'universo che sa cosa vi serve e veramente ammorbiditevi, danzate veramente, qualsiasi sia il problema che avete. Prendete una pausa e fate veramente questa grande danza e amatevi profondamente. Ritornate in contatto con quel grande amore che fa parte di voi, veramente aprendo una strada e veramente non lasciando che nessuno vi possa veramente portare fuori da ciò che volete creare. Mostratevi e credete in chi siete, aspettando veramente il momento giusto per muovervi, affidandovi veramente, come ho detto prima, all'universo. L'universo sta aspettando che voi mogliate la presa, miei cari Capricorno. Acquario, miei amici dell'Acquario. Cari amici dell'Acquario, è ora di togliere quel velo veramente e di portare i vostri doni nel mondo.
condivideteli con le persone che sono vicine a voi, anche solo create una cena, fate un caffè con 2 pasticcini e bevete il caffè insieme e assaporate quel caffè insieme alle persone che amate. Offritelo con amore alle persone che vi sono care. È proprio il momento in cui dovete offrire qualcosa con una grande semplicità, veramente. Anche voi vi dovete affidare, affidare, affidare e fidare dell'amore, fidarvi del grande amore. E veramente le cose saranno molto semplici, troverete veramente una via che si aprirà davanti a voi con una grande semplicità, non vi serve nulla perché avete tutto a disposizione e si apriranno delle porte. Pesci, fish, fish, fish. I pesciolini. Pesciolini, voi avete tutto intorno a voi per poter iniziare qualcosa di nuovo, che non è qualcosa di nuovo, ma qualcosa che sapete già, ma è ora che lo iniziate con un ordine, veramente con la voglia di poter di avere il coraggio di percorrere quella strada, di avere il coraggio di aprirvi agli altri e veramente di dire la vostra, di manifestare la vostra voce e senza avere risentimenti, senza avere aspettative, proprio portando veramente in quella strada in tutto ciò che ti sta attorniando, amore, amore, amore. E con quell'armonia veramente voi vi riconoscerete, capirete che c'è ancora una base, c'è ancora qualcosa da portare nel vostro terreno che va ancorata, che ancora non avete fatto. E ora veramente per tutti un consiglio per tutti i segni, un messaggio dalla luna per tutti, vediamo un poco con le carte del sole e della luna, qual è il messaggio per tutti per questa luna. Ciao Katy, sei arrivata al tempo giusto, sempre. Pisciolina, guardate un po', Nettuno, per tutti, andiamo oltre l'oltre. Lasciamoci portare oltre l'oltre, lasciamoci stupire dal blu più profondo del blu, perché c'è qualcosa che ci sta aspettando, però è qualcosa che non possiamo ehm, prevedere, è qualcosa che dobbiamo veramente affidarci a qualcosa che è di più grande di noi che si sta muovendo. Solo in quel momento noi potremo imparare a ricevere. E con le carte del Sole e della Luna, guardate l'elemento del fuoco, il Sagittario è fuoco, e con il fuoco noi ricominceremo a riconnetterci. Il fuoco non brucia solo, il fuoco non rovina, ma il fuoco è vita. Quindi torniamo a quella vita che Sagittario ci vuole portare, tirando quella freccia e dicendo sì, sono pronta a questo percorso, sono pronta a scoprire qualcosa che è esattamente per me. Grazie a tutti come sempre di seguirmi, sapete che vi amo da qua tutti. Buona luna in Sagittario e tanto amore a tutti. Spero che queste visioni e messaggi possano essere utili. Condividono con tantissimo amore, esattamente il mio modo di essere e vi voglio bene, vi amo sempre, sempre, sempre. Alla prossima e buona luna in Sagittario.